Per 10 giorni non vedremo altro che giungla. Niente carburante, niente cibo, niente acqua né ristoro o d'alloggio. Solo fatica, fango, pioggia, scorpioni e sanguisughe. Qualcosa che solo gli indigeni locali sono abituati a vivere. Da questo campo, in piena giungla, dove l'unico modo per ricevere rifornimenti in tempi rapidi è per via aerea, iniziano i 10 giorni di permanenza nella foresta equatoriale malese, che dovremo attraversare a bordo di mezzi 4x4, superando le dure prove preparate dall'organizzazione. Ma in realtà la nostra avventura inizia già qualche giorno prima, a Kuala Lumpur. La città dai 1000 volti e colori, dove ricchezza esagerata e povertà estrema convivono a pochi passi di distanza senza destare meraviglia alcuna. La città dove lingue, costumi e religioni si fondono. È proprio questa città che da 7 anni ormai è diventata simbolo di riferimento in tutto il mondo per la sfida di off-road estremo più dura ed impegnativa. Da subito ci sentiamo proiettati nell'atmosfera magica che precede un grande evento sportivo. La preparazione dei veicoli, le verifiche da parte degli ispettori, gli scouts che rientrano dai sopralluoghi dei punti resi critici dalle torrenziali piogge monsoniche, dando notizie frammentarie e poco confortanti su ciò che ci attende. Il tutto immerso in un intreccio di lingue diverse che ci fa comprendere appieno l'internazionalità del Rainforest Challenge. I'm coming from Sabah. Y venimos de España, en concreto de las Islas Canarias y de la península. I am Malaysian. San Petersburg. I'm from India and I am a photojournalist. Soy Patricia y vengo de Argentina. I'm from Poland. Best. Let's go Thailand. I come from Portugal. Il regolamento, sviluppato negli anni con il contributo di collaboratori internazionali, tiene conto della lunghezza e delle grosse difficoltà della gara. I partecipanti si inoltreranno in giungla per una permanenza di 6 giorni consecutivi. Avranno bisogno di caricare a bordo sufficiente cibo e carburante. La sicurezza e l'indipendenza dei teams è basilare. Le condizioni climatiche sulla zona prevista per lo svolgimento dell'evento sono disastrose. Noi stiamo controllando che tutti, assistenze comprese, abbiano a bordo tutto il materiale previsto dal regolamento. This is Rainforest Challenge 2003. Welcome to everybody. I percorsi, distanti oltre 200 km da qualunque insediamento civile, si sviluppano lungo vecchie piste militari e strade abbandonate utilizzate a suo tempo per il taglio controllato di alberi di teak. Per dare continuità al proseguimento della gara, la congiunzione delle varie piste avviene avanzando spesso, per svariati chilometri, in tratti di giungla inesplorata con il solo ausilio del GPS e dell'esperienza degli scouts, costringendo la carovana a dividersi in gruppi autosufficienti e distanti tra loro diverse ore. La cerimonia di apertura, guarnita di festeggiamenti e colorite danze locali, si è svolta a 300 km a sud di Kuala Lumpur, nella città di Johor Bahru, confinante con Singapore all'altezza dell'equatore. Già durante il lungo trasferimento autostradale sono spuntati i primi fastidiosi problemi con la rottura del motore di un Wrangler 4000 di un equipaggio italiano. Grazie all'esperienza del Team Italia del Rainforest Challenge e alla solidarietà dei fuoristradisti malesi, in poche ore è giunto da Kuala Lumpur un motore di ricambio, montato in una notte insonne dall'assistenza al seguito, giusto in tempo per la cerimonia di partenza ed il prologo del giorno successivo. Tra l'abbraccio del folto pubblico presente, le autorità danno il via ufficiale sventolando la colorita bandiera malese ai teams provenienti da molte nazioni dell'Asia ed Europa.
Il prologo, svoltosi in un'area appena fuori città, è diviso in 9 prove speciali dove i concorrenti, scaricati 4x4 dai pesanti bagagli, si sfidano lottando per i primi posti in classifica, che consentiranno loro di partire in giungla nelle prime posizioni, sfruttando così la miglior condizione del terreno ed evitando le profonde buche che si creano nel fango della giungla. Per la realizzazione del percorso, l'organizzazione si è avvalsa del contributo degli Scouts che, con l'ausilio di potenti ruspe e dopo ben 4 giorni di lavoro, hanno ricreato alcune delle difficoltà incontrabili in giungla, costruendo ostacoli insormontabili da un comune 4x4, mettendo così in crisi uomini e mezzi. Complice una temperatura infernale di oltre 40 gradi, seguita poi da un violento temporale, il disagio a cui vengono sottoposti i partecipanti al Rainforest è andato ulteriormente aumentando. È difficile a parole trasmettere le emozioni e le fatiche di ogni singolo partecipante, meccanico o giornalista. Tutti, organizzatori compresi, sono vittime di un calore misto ad una umidità asfissiante. Tutti i movimenti vanno centellinati. Il dispendio di energie va reintegrato costantemente con sali minerali e tanta acqua. I primi a subire le conseguenze della calura sono i copiloti, a cui spetta il duro compito di correre a destra e a sinistra alla ricerca di un appiglio per il cavo del Vericello o di un punto meno profondo nelle traiettorie di fango. Il terreno, privo di appigli e dal fondo estremamente argilloso, costringe i teams al continuo utilizzo dell'ancora da terra, spesso con scarsi o addirittura nulli risultati. I ritiri e i fuori tempo massimo minano l'entusiasmo iniziale dei teams, costringendoli spesso a manovre estreme con ulteriori perdite di preziosi secondi. Talvolta il refrigerio di una pozzanghera dà un po' di momentaneo sollievo, nonostante l'apparente aspetto poco invitante. Nonostante la grande quantità di profondi guadi e l'umidità del Rainforest, molti teams prediligono i potenti motori alimentati a benzina V6 3000 biturbo Toyota Supra o V8 giapponesi ed americani. La spaventosa coppia dei grossi motori diesel 4002 6 cilindri o addirittura 4005 4 cilindri Toyota e Caterpillar permette loro di conquistare preziosi secondi ed un buon punteggio nella classifica provvisoria del prologo. Già dai primi minuti di gara, alcuni 4x4 asiatici sbalordiscono per la rapidità e la scioltezza con cui i rispettivi vericelli meccanici li tolgono dai guai. Scopriamo che sono dei prototipi derivati dagli ormai collaudati e robusti vericelli meccanici Toyota, di serie sulle vecchie BJ, a cui un preparatore asiatico ha sostituito la rapportatura, triplicandone così la velocità di lavoro. Il risultato è sbalorditivo. Alcune
delle prove speciali obbligano gli equipaggi a scambiarsi le parti in punti stabiliti. Spesso l'inesperienza nel ruolo e la mancanza di feeling creano situazioni spiacevoli e inconcludenti. Lo scambio dei ruoli dà così l'opportunità ai singoli teams di acquisire maggior dimestichezza tra loro ed il proprio equipaggiamento. Un bel test prima di addentrarsi nella giungla, dove ogni più piccolo errore centuplica le conseguenze e la collaborazione reciproca è indispensabile. Le prime rotture dei cavi Vericello, trasmissioni finali ed impianti di raffreddamento giungono inesorabili. La copiosa presenza dell'incessante pioggia e le previsioni meteo tutt'altro che rosee fanno capire quale sarà la vera costante dell'edizione 2003. L'impatto è molto bagnato. Pensavo meglio, pensavo nel sole, ma piove, continua a piovere. Alla mattina, dopo pochissime ore di sonno, la carovana viene predisposta con un veicolo stampa ogni 3 partecipanti per permettere la miglior copertura da parte dei media. Ottima idea sulla carta, ma pessima sulle piste trasformate in torrenti, dove la velocità e l'esperienza dei partecipanti si scontra con la lentezza dei 4x4 assegnati alla stampa. Dopo alcune ore di difficoltoso trasferimento lungo una pista resa scivolosa dalle intemperie, i primi disastrosi risultati del forte acquazzone notturno spazzano via interi tratti di pista, costringendo il convoglio a svariate soste, nel tentativo di ripristinare, con ingegnose soluzioni di fortuna, l'unico percorso esistente. Mentre gli scouts preparano 2 prove speciali di ripiego all'interno della foresta adiacente, i primi equipaggi, reduci da una notte insonne, ne approfittano per un riposino on the road. Piove, siamo fermi e io e Silvano abbiamo fame. C'è una fame che mi sono andato a sbattere contro un albero, non l'ho visto. Nel frattempo, le retrovie sono indaffarate a ripristinare i ponti di tronchi, che al passaggio dei pesanti 4x4 sprofondano nel terreno fangoso. Nel tardo pomeriggio prende il via la prima prova speciale in giungla valida per la classifica. La prova, abbastanza veloce, consiste nel raggiungere un punto di controllo distante circa 2 km e far rientro nel più breve tempo possibile all'interno di una vera e propria impenetrabile giungla, irta di ostacoli e pericoli. Al passaggio delle prime auto, la fauna locale, incuriosita, fa capolino. Ed un grosso ragno cade dalle foglie spostate dagli schizzi proprio sulla nostra telecamera. Non vogliamo domandarci cosa ci sarà in mezzo al verde tutto intorno a noi.
Il fondo, viscido come sapone, ed i profondi guadi non permettono forti velocità. Le sbandate non mancano ed alcuni 4x4 finiscono fuori pista con conseguenti danni alla scatola di sterzo. L'impossibilità di recupero del veicolo costringe l'equipaggio alla sostituzione del pezzo sul posto, bloccando la prova speciale per lungo tempo. È il primo giorno in giungla e già si evidenzia l'importanza della presenza dei ricambi a bordo di ogni singolo 4x4, imposta dal regolamento. Alla sera si rende indispensabile montare l'accampamento sul posto, ai bordi della pista, tra profondi solchi di fango e rivoli d'acqua di 50 cm. Il luogo previsto per l'accampamento è irraggiungibile. Un fiume in piena ci sbarra la strada. Il monsone, nel frattempo, non concede pause. La zona dell'accampamento si trova su di un'altura, nel mezzo di due grossi fiumi straripanti d'acqua. Per poter recuperare tempo sulla tabella di marcia prevista, ormai sconvolta dagli elementi, fino a quando la visibilità lo consente, si procede con la seconda prova speciale. Simile alla precedente, ma con velocità drasticamente ridotta a causa dell'incessante pioggia e delle ridotte dimensioni del tracciato, anch'essa si rivela estremamente tecnica, con un fondo estremamente scivoloso, costringendo i piloti a condurre i propri veicoli con molta attenzione. La seconda notte e il giorno successivo sono disastrosi per l'integrità psicologica di tutta la comitiva del Rainforest. Fradici da oltre 48 ore, cercando di proseguire in una sorta di inferno di fango, l'organizzazione, in base alle cattive notizie riportate dalle avanguardie degli scouts sulle pessime condizioni del percorso, ricco di frane e smottamenti, decide di ritornare sui propri passi, per proseguire poi utilizzando un nuovo percorso alternativo. Il percorso cambia in continuazione, non riusciamo ad andare avanti di qua, per cui è tutto si vive alla giornata, non si sa mai cosa si fa domani. Riprendere il percorso a ritroso non è cosa facile. I numerosi episodi di solidarietà non mancano durante il ripristino di passaggi resi inagibili dalla forte corrente dei torrenti e pericolosi smottamenti. Dritto così. Vieni dritto, un po' più qua. In 2 lunghi giorni non abbiamo percorso nemmeno un centinaio di chilometri. Le condizioni di disagio e l'implacabile monsone accentuano la stanchezza fisica e mentale. Tutti abbiamo bisogno di asciugare le ossa ed indossare indumenti asciutti.
Un altro giorno di giungla prosciuga i serbatoi dei veicoli, ma fortunatamente tra l'allacciamento dei due percorsi gli scouts hanno previsto una sosta in un paesino dotato di distributore di carburante. Il meccanico ed il gommista del paese sono stati letteralmente assaliti dai teams, tutti bisognosi di assistenza, per riparare i numerosi danni riportati a causa delle forti sollecitazioni a cui sono stati sottoposti già da questi primi giorni di gara. Anche i negozi di alimentari e bar hanno dato fondo alle riserve d'acqua per rifornire il numeroso convoglio. Riprendiamo il cammino nel bel mezzo di sconfinate piantagioni di palme, immersi in una natura ricca di sorprese, come questo stormo di aironi, per nulla intimoriti dalla nostra presenza. Alcuni tratti di pista sono letteralmente sommersi dall'acqua piovuta abbondantemente negli ultimi giorni e rendono perfettamente l'idea dei disagi dati dalla stagione monsonica. Siamo costretti a procedere con cautela per non incappare nei profondi solchi creati dalla corrente con pericolose conseguenze. Alla sera, dopo molte ore di trasferimento e sulle spalle parecchie notti insonni, il grosso del convoglio arriva al campo previsto, dove un invaso artificiale si trasforma in una comoda piscina. La zona è priva di folta vegetazione e con il terreno sufficientemente asciutto. Il giorno successivo i responsabili di gara fanno il punto sulla situazione e ci avvisano che in tarda mattinata sulle colline attorno al campo base si svolgeranno alcune prove speciali, raggiungibili da noi operatori media in soli 15-20 minuti a piedi, dopo un breve trasferimento con i mezzi dell'organizzazione. Una rapida occhiata alla cartina della zona e alla classifica provvisoria e ci inoltriamo nuovamente nel fitto intrico della foresta. Gli imprevisti nella giungla sono sempre in agguato ed il percorso si rivela molto più difficoltoso del previsto. Decidiamo così di proseguire a piedi, caricandoci l'attrezzatura in spalla. Dopo ben un'ora e mezza di saliscendi, in mezzo alla foresta umida da toglierti il respiro, incontriamo i primi equipaggi che con grande fatica tentano di raggiungere il punto previsto per la speciale. Il tracciato è un vero inferno di fango ed il calore incombente viene alleviato saltuariamente da una leggera e rinfrescante pioggerella. La natura del terreno rende estremamente faticoso il lavoro dei copiloti, costretti a superare i profondi solchi nel terreno viscido e fangoso. I 4x4 dovranno affrontare una ripida, scivolosa discesa e tentare di infilarsi tra due robusti alberi con il veicolo in contropendenza. L'alternativa è un profondo burrone sul fianco sinistro.
La risalita è altrettanto impegnativa e l'utilizzo del vericello è indispensabile. La pista, però, tracciata sul costone della collina, ha una curva sulla destra e non ci sono alberi che permettono un tiro diretto del cavo vericello, obbligando così i copiloti ad utilizzare un'angolatura troppo forte, con conseguente rottura del cavo stesso. In questo caso, dove il peso del veicolo è eccessivo, non resta che sfruttare l'esuberante potenza del V8 e galleggiare fino al traguardo. Di nuovo i 4x4 malesi si fanno notare per la velocità e semplicità con la quale si traggono d'impaccio. Questi veicoli, opportunamente alleggeriti e dotati di potenti motorizzazioni, unite alle modifiche e alla presa di forza dei vericelli meccanici e all'utilizzo di ponti a portale di derivazione militare, lasciano stupefatti i presenti per le impressionanti doti performanti mai viste sino ad ora. La mobilità di questo Defender Pickup, condotto con bravura dall'equipaggio portoghese, non può nulla contro le profonde buche formate dai veicoli che l'hanno preceduto, nonostante l'ottima ed artigliata gommatura da 35 pollici con cui è stato equipaggiato. Tutto il mondo è paese ed anche qui, in mezzo alla giungla, il pilota tenta invano il tutto per tutto, negando l'evidenza come ogni fuoristradista che si rispetti. La conclusione è rapida e inevitabile e il copilota non perde altro prezioso tempo. Essere previdenti è importante. Osservare chi ti precede è sempre una buona cosa. Infatti questo team si è premunito per tempo intervenendo con la strop attorno al collo nel tentativo di disimpegnarsi con rapidità. La lotta contro il tempo è caratteristica ovvia e comune in tutte le gare, ma nel Rainforest Challenge è ingigantita dalla spropositata natura degli ostacoli e delle situazioni limite a cui ci si deve adattare. La meccanica è sottoposta continuamente a sollecitazioni straordinarie e solo un'ottima preparazione, unita al feeling tra l'equipaggio, consente di proseguire in un luogo così inospitale. Mas assim estamos a perder tempo como caraças.
L'istinto irrefrenabile e la grande passione nel voler documentare quanto più possibile questa incredibile avventura che stiamo vivendo in prima persona ci spingono ad addentrarci ulteriormente e a nostro rischio lungo il percorso, dove dalla fitta vegetazione si odono i tipici rumori dei verricelli al lavoro. Presto ci ripaghiamo la faticosa camminata, raggiungendo la speciale successiva. Ci troviamo di fronte a un lago di fango che fagocita tutto e tutti, noi compresi. Gli scouts presenti sul posto ci dicono che durante la notte trascorsa hanno ricevuto visite da parte di qualche grosso felino, attirato dalla curiosità e dall'odore del cibo. Ci consigliano di rientrare con largo anticipo sul tramonto. La pista del ritorno è lunga e l'area tutto intorno non è sicura. Stravolti, rientriamo al campo base, dove i nostri autisti si dilettano in uno degli sport più antichi del Borneo. Al mattino successivo si riparte in direzione sud-sud-est. Attraverso le piste immerse nei fitti palmeti scorgiamo chilometri di artigianale recinto elettrificato che divide le piantagioni dalla rigogliosa foresta popolata da ogni sorta di animali. All'interno di questa parte di giungla si trova la nostra prossima avventura, ovvero il tratto di gara denominato dagli scouts Predator. Oi, oi. No. Il programma prevede un lungo trasferimento ricco di profondi corsi d'acqua. Si procede a passo d'uomo aiutandosi a vicenda. Ci vorrà un'intera giornata per raggiungere l'area prevista per le speciali, aprendosi un varco nella fitta vegetazione. La stanchezza è come sempre compagna di viaggio e dopo un lungo trasferimento come quello odierno, sempre accompagnati dalla pioggia con temperatura costante di oltre 35 gradi ed una umidità che non dà tregua, trovarsi di fronte a simili ostacoli da superare e riparare dopo il passaggio di ogni 4x4 minano il morale e il carattere più forte. Bisogna comunque proseguire, se non si vuole rischiare un'altra notte accampati lungo il percorso, divisi dal resto del gruppo. Come spesso accade in queste occasioni, il trasferimento si rivela più difficoltoso della gara cronometrata e dopo molte ore raggiungiamo il punto dove sono state allestite le partenze. Una di queste speciali consiste nell'effettuare un giro di boa immersi in un torrente per alcune centinaia di metri. Bisogna fare molta attenzione nella conduzione del veicolo, evitando le profonde buche nascoste nella torbida acqua.
La notte è oramai prossima e durante l'allestimento del campo un pericoloso cobra ci ricorda che il pericolo è sempre in agguato. L'alba in giungla è sicuramente una delle più belle esperienze al mondo e noi la condividiamo volentieri con il resto della multietnica comitiva con la quale viviamo momenti di gioia e dolori. My beautiful umbrella. Come la sostituzione di un differenziale sotto la pioggia, in posizione tutt'altro che comoda. Buka be. Dopo alcune ore raggiungiamo un'area civilizzata al centro delle piantagioni. Scopriamo che si tratta di un piccolo centro creato dallo Stato per assicurare i rifornimenti e dare un alloggio alla gente che lavora in queste sperdute aree lontane dal resto del mondo. Al centro si trova un fornito negozio con annesso punto di ristoro, dove i locali si dilettano in passatempi tramandati da generazioni. Il convoglio del Rainforest ne approfitta per ristorarsi e fare provviste. L'accoglienza è calorosa e il cibo ottimo. È arrivato il momento di addentrarci nella zona della Terminator. Per percorrere il tragitto, che sulla carta è di circa 25 km, ci impieghiamo un'intera giornata, trascorsa ad inventarsi di tutto per poter procedere con il minor numero di danni possibile. Continuamente vengono allestiti lunghi e traballanti ponti, costituiti da tronchi, dove un errore, anche minimo, porterebbe a sicure e disastrose conseguenze. Nonostante all'equatore in dicembre il sole tramonti tardi, la tabella di marcia va rispettata. Ed alla fine, in tarda notte, giungiamo nell'area designata per accamparci.
Il fiume Maas è inconsapevole protagonista di una speciale dove i teams dovranno zigzagare tra una sponda e l'altra. Il potente motore V8 4005 Toyota che equipaggia questo VJ gli consente di offrire uno spettacolo a cui non ci capita ogni giorno di assistere e la disinvoltura con la quale si muove è entusiasmante. Altrettanto performante questo prototipo creato su base Range Rover, motorizzato con un mostruoso turbo diesel intercooler da 4204 cilindri montato sul Toyota Mega Chrysler. È dotato di ponti con notevole altezza da terra a portale. E del famigerato vericello modificato, più veloce dello stesso copilota. Bravo il pilota portoghese, costretto a condurre il suo Defender senza il servosterzo, rotto durante un tratto ricco di grossi massi. La buona mobilità del mezzo, unito ad uno dei vericelli più veloci sul mercato, rendono perfettamente il paragone con quelli meccanici modificati. Come si è già visto nelle ultime edizioni, le motorizzazioni più frequenti con i quali vengono equipaggiati i 4x4 asiatici sono quelle derivate dal Toyota Supra con il suo 3000 V6 biturbo, o il Nissan Skyline GT, leggeri ed affidabili.
Il motore Jeep 4000, sostituito la notte precedente al prologo, è decisamente potente. Un'errata valutazione dell'ostacolo mettono in serio pericolo il pilota. Dopo un perfetto looping, dedicato ai media presenti, il conducente viene liberato velocemente dalle cinture ed esce incolume con l'apprensione dei presenti accorsi prontamente. La fortuna ha voluto che in quel punto il livello dell'acqua non fosse particolarmente profondo. Che c'era poca acqua e sono riuscito a tenere fuori la testa. Per il resto dai, no, assolutamente niente. In pochi minuti viene rimosso il veicolo e la prova può riprendere con lo spettacolo dato dai veicoli in vetta alla classifica, contro i quali ogni sforzo si rivela invano. Il tramonto concede il meritato riposo ed ognuno è intento nei vari compiti. Si aggiornano le classifiche, vengono riparati i veicoli, ed anche gli uomini abbisognano di un piccolo tagliando. Due che in classifica a 2 punti possono fare il risultato. Si dice che il buongiorno si vede dal mattino ed il gruppo degli scouts a cui ci siamo aggregati è quello che prima di tutti affronta le difficoltà lungo i percorsi durante la giornata. La loro grande esperienza non ha eguali nell'arte della costruzione delle passerelle, indispensabili per il buon scorrimento della carovana al seguito.
Il loro compito principale è quello di stabilire la natura del percorso prestabilito ed eventualmente variarlo in base alle condizioni oggettive e climatiche. Per la prima volta nel Rainforest Challenge i partecipanti hanno deciso di loro spontanea volontà di rinunciare alla parte più dura del percorso, la Twilight Zone. Alcuni per validi motivi dovuti alle cattive condizioni del veicolo, ma la maggioranza a causa del crollo psicologico dovuto alle tante fatiche dei giorni precedenti. Democraticamente l'organizzazione accetta la decisione di maggioranza, ma allo stesso tempo un piccolo gruppo di fuoristradisti decidono di continuare e a loro vengono messi a disposizione gli scouts, ansiosi anch'essi di proseguire, sfidando Madre Natura proprio al centro del suo verde regno. Help me, please. La Twilight Zone è la vera essenza del Rainforest Challenge. Si procede metro per metro e ci vorranno 2 interi giorni, notti comprese, per raggiungere la meta tanto desiderata, con la spiaggia dorata bagnata dal mite mar della Cina. Il grosso del gruppo si dirige verso la costa, dove nei dintorni dell'hotel vengono preparate le ultime 2 speciali, di cui l'ultima particolarmente spettacolare, al tramonto sulla spiaggia. Dopo una tanto sognata doccia ed una notte passata in un vero letto, ci ritroviamo nella grande sala ricevimenti dell'hotel, addobbata in onore del Rainforest. Qui si svolgono le premiazioni ed i riti delle foto di gruppo si sprecano. Vincitore di questa edizione 2003 è il team malese al suo 6° anno di presenza. Gli applausi e gli onori dei presenti sottolineano il desiderio e l'augurio di riprovarci nell'edizione 2004.